Buon pomeriggio, siamo al Torino Film Festival, io sono Federico Spoletti, accanto a me Angela Prudenzi ed Elena Di Giovanni. Parliamo di un festival al quale siamo particolarmente legati, soprattutto Direi io e che si può Angela, dire proprio devo così. dire, perché Angela è la direttrice artistica di In Cinema, il Festival del Cinema Inclusivo, il primo festival in Italia ma anche in Europa, anzi oserei dire al mondo, perché non esiste un progetto così, almeno che noi, di cui abbiamo così conoscenza, con tutti i film resi accessibili anche alle persone con disabilità sensoriale. Quindi, Festival ideato da Federico Spoletti. ideato da me, ma con il contributo importante di Angela no, diciamolo. Prudenzi. Ce la facciamo e ce la, come Vabbè. dire. Allora, Accogliamo come si deve la nostra ospite. accanto a noi c'è anche la professoressa Elena Di Giovanni, che è anche stata un po' la mia professoressa quando si parla di accessibilità, perché negli anni abbiamo fatto un sacco di progetti insieme e abbiamo cominciato a parlare di accessibilità quando non era di moda come adesso, perché adesso un po' tutti, insomma, sono tanti che decidono in qualche modo di accogliere il tema dell'accessibilità, che forse con tutta la popolarità della diversity and inclusion è diventato, anche essendo quello dei disabili un gruppo che fa parte della diversity and inclusion, ha avuto come dire, un rilancio, per fortuna. Allora, il festival in cinema è un festival itinerante che viaggia su 8 tappe in Italia, siamo alla seconda edizione. Da quest'anno abbiamo anche 2 tappe all'estero, a Londra e a New York, e lo scopo è quello di, come dire, diffondere una consapevolezza sull'importanza di creare dei contenuti accessibili per un segmento di pubblico che molti pensano sia ridotto, ma non è così, perché una persona su 6, anzi adesso si parla anche di una persona su 5, che dopo i 50 anni vive una forma di disabilità sensoriale, si diventa sordi o ipoacusici prima, si diventa ciechi o ipovedenti prima, la vita media della popolazione cresce, quindi insomma è un gruppo di persone importante che ha diritto ad andare anche al cinema. Per questo abbiamo deciso di iniziare questo festival. Da chi vuole parlare per prima? Angela, tu sei... no, io tu sono... vieni da un mondo che, insomma, voglio dire, adesso sai tutto sull'accessibilità anche Sì, tu, però ma non sapevo qualche niente. anni fa, ecco. Non sapevo assolutamente nulla. No, sapevo quello che dice la legge italiana, la legge sul cinema, cioè che ogni film che ha ricevuto un contributo statale deve avere una versione accessibile, e a questo io mi sono sempre fermata, anche perché mi è parso abbastanza velocemente di capire che trovata la legge fatto l'inganno, fatta la legge trovato l'inganno, che era l'inverso, perché bastava presentare una copia con la versione accessibile al centro sperimentale e la cosa finiva lì, ma addirittura si poteva anche non fare questo, perché diciamo la regola dice: qualora ci fosse una versione accessibile, insomma, ben gradita. Quindi capisci che c'era proprio un doppio binario per evitare di... Sì, ma il punto più grave poi è appunto che, nonostante ci fosse questa richiesta, non si dice mai, no, ancora non si dice niente su un obbligo di distribuzione di questi contenuti. Che è ancora peggio, perché i distributori non sono obbligati a dire all'esercente: dovete assolutamente fare non so, tutti i giovedì una versione accessibile, dovete proiettare la versione accessibile. Si ferma alla produzione in qualche modo. Sì. Cioè, se tu vuoi avere accesso al finanziamento pubblico ti devi impegnare a produrre le versioni accessibili, ma non credo poi che ci sia un controllo. C'è un controllo? Potrebbe esserci. Potrebbe esserci. Qualora ci fosse e una società non risultasse in regola, insomma, il contributo può essere ritirato, come è giusto. Però dovrebbe esserci un obbligo, e adesso ci sarà. Le cose dovrebbero cambiare, vero? Le cose da giugno 2025. stanno cambiando. Posso aggiungere qualche numero, perché il numero è sempre importante. Io non ho studiato matematica, ma più cresco e più mi appassionano i numeri. Allora, le persone sorde in Italia censite come sorde, quindi in una percentuale di invalidità dall'alta alla totalità, insomma al 100%, sono oltre 7 milioni.
di cui le persone sorde segnanti che nascono madrelingua, lingua dei segni, sono 300.000, quindi un po' una minoranza, però la lingua dei segni dal 2021 in Italia è una lingua ufficiale. 7 milioni significa l'11% della popolazione italiana che è regolarmente censita come persona sorda. Le persone cieche e ipovedenti sono circa 1.800.000, comunque un numero importante. C'è ancora una forte incidenza della prematurità sui bambini che nascono ipovedenti e poi magari diventano ciechi più avanti. Un altro dato che ho scoperto di recente riguarda la scuola, cioè i bambini e ragazzi che hanno una certificazione di disabilità nella scuola italiana nel 2023 erano 400.000. Quindi sono tantissimi. La maggior parte, cioè diciamo la percentuale più alta riguarda i bambini e ragazzi con deficit dell'attenzione, cognitivi, eccetera. Però insomma comunque sono numeri grandi, importanti, ecco. Certo. Un'altra cosa che secondo me, sì, appunto accennavi, va ricordata: dal 28 giugno del 2025 entra in vigore lo European Accessibility Act ed è un po' la prima volta in Europa che deve entrare in vigore una direttiva europea in maniera molto stringente, cioè i margini di non applicazione per gli Stati membri sono veramente minimi e lo European Accessibility Act prevede la resa accessibile dell'informazione, dei servizi culturali, insomma un po' di tutto, ecco. Quindi ci siamo. Quindi insomma numeri importanti e per questo abbiamo deciso di lanciare questo festival. Peraltro lo ricordavo ieri, c'è una ricerca americana che dimostra che il Festival del Cinema è forse il contesto culturale meno accessibile fra tutti gli eventi che prevedono anche degli eventi dal vivo. Perché secondo voi? È perché... io penso che sia una questione culturale soprattutto. È anche vero che ci sono... un pregiudizio da parte degli esercenti. Sì. Ah, ecco. Molto forte. Ovviamente in cinema vi parleremo molto nei prossimi giorni, però vorrei, anche perché non abbiamo molto tempo in questo momento, ricordare che la prossima tappa si terrà a Udine dal 3 al 6 dicembre. Ci sarà anche Elena Di Giovanni che coordina la giuria delle persone con disabilità sensoriali. Per la prima volta abbiamo un concorso di cortometraggi giudicato, valutato da una giuria composta da persone con disabilità sensoriali e presieduta dall'attrice e regista Camilla Filippi, e una seconda giuria di studenti della laurea magistrale in cinema e del DAMS di Udine. In quei 4 giorni ci saranno tantissime cose. Elena, preparati, perché io e Angela non ci siamo limitati, devo dire. Iniziamo il 3 dicembre con Il mio compleanno, che è un film che Angela conosce bene, che arriva da Biennale College, che è stato un po' il film rivelazione italiano, sì, alla Mostra di Cinema di Venezia, con parte del cast presente. E poi abbiamo vari documentari, tra cui Guardami, che è un documentario che parla di 8 giovani ciechi e ipovedenti che saranno in buona parte a Udine, che ci ha dato anche l'ispirazione per organizzare una conferenza sulla fruizione della bellezza da parte delle persone con disabilità visive, dove anche Elena Di Giovanni è coinvolta. Sì, Ari, eccomi. No, la questione della bellezza è importante, quindi la scelta che avete fatto secondo me è perfetta per il momento, perché ad ottobre c'è stato il primo G7 legato alla disabilità e all'inclusione ed si è tenuto proprio in Italia, e il risultato è stato questo documento che si chiama Carta di Solfagnano, in cui si sottolinea proprio il diritto di accesso alla bellezza per tutte le persone. Quindi l'evento di In Cinema è perfettamente in linea con quanto il G7 ha sancito, e speriamo che tutti gli altri stati insomma recepiscano. Questa sarà il 5 pomeriggio, se foste interessati. Tra l'altro abbiamo anche degli speaker che con disabilità sensoriale e vorrei dire anche una violoncellista, concertista sorda, che racconterà la sua esperienza, e quello, insomma, siamo molto contenti, ma anche tutti gli altri speaker sono molto di rilievo. Andate su incinema.org e trovate tutte le informazioni. Nel programma di quest'anno a Udine anche 2 restauri della Cineteca Nazionale e del Cinecittà Luce, che sono il Giovedì e Vito e gli altri. Il giovedì di Dino Risi, Vito e gli altri di Antonio Capuano. Il concorso corti lo abbiamo detto. È un grande evento, il 5 sera, di cui non possiamo dirvi niente, però insomma sorvoliamo.
e altri documentari. Dobbiamo chiudere Sì, ecco, la masterclass di Enzo Dalò. Ci è siamo l'evento dimenticati. principale. Enzo e Maricla ci uccidono se sanno che mi stavo per dimenticare di loro. Un grande evento, uno dei grandi eventi di queste giornate udinesi è sicuramente la partecipazione di Enzo Dalò, che forse è il regista di animazione più conosciuto, sicuramente italiano, ma insomma conosciutissimo, popolarissimo all'estero, che presenterà il suo ultimo film, Mary lo spirito di mezzanotte, che era passato a Berlino, e terrà, a parte degli appuntamenti con le scuole alla mattina, ma anche una masterclass sulla cinema di animazione. Basta, chiudiamo qui. Sì. Dovete venire a Udine. Assolutamente. Anche perché siamo andati assolutamente fuori tempo, subito ci cacciano. E io ringrazio Elena Di Giovanni, che ritroveremo a Udine Grazie, molto Elena. presto. Grazie a voi. Ringrazio Angela Prudenzi. Grazie Federico. Che non vede l'ora di tornare a Udine, vero? Sì, molto, molto volentieri. torno a Elena, tu sei Udine. mai stata a Udine? Tanto tempo fa, quindi è come la prima volta. Va bene, grazie ancora per essere stati con noi in cinema.org e continuate a seguire Fred dal Torino Film Festival.